Bentornati amici sul mio canale Il Divo della Pizza. Molti di voi mi hanno chiesto di spiegare alcuni dei termini che spesso utilizzo all'interno dei miei video e che spesso si vedono anche in altre video ricette o ricette online riguardo il processo di panificazione e i processi per preparare la pizza in casa o comunque in generale. Oggi sono qui con questo video teorico un po' diverso dal solito proprio per spiegarvi alcune nozioni e concetti fondamentali nell'ambito della panificazione. Ma prima di iniziare con questa breve ma fondamentale lezione, sigla! Partiamo quindi con un po' di terminologia fondamentale. La puntata. Cos'è la puntata? La puntata non è nient'altro che la prima fase di lievitazione che avviene quando abbiamo finito di impastare tutti gli ingredienti e dura fino allo staglio o fino al passaggio in frigorifero. Lo staglio. Cos'è lo staglio? Lo staglio è la divisione di questa intera massa in porzioni più piccole, ognuna delle quali viene chiamata paniello. L'appretto. L'appretto è la seconda fase di lievitazione in cui lievitano i panielli già stagliati. Poi ci sono alcune sigle che spesso sentiamo dire TA e TC. TA sta per temperatura ambiente, TC sta per temperatura controllata. Quindi quando sentiamo temperatura ambiente significa lasciare l'impasto o i panielli a lievitare ad una temperatura ambiente. TC, temperatura controllata, non significa nient'altro che mettere l'impasto o i panielli a maturare, lievitare all'interno di un frigorifero, all'interno del quale abbiamo una temperatura appunto controllata, che di solito si aggira attorno ai 4 gradi centigradi. Idratazione, percentuale di idratazione. Cosa significa? È la percentuale di acqua immessa all'interno dell'impasto rispetto al totale della farina. Quindi cosa significa questo? Che se abbiamo un impasto all'interno del quale andiamo a mettere 1 kg di farina e questo impasto lo vogliamo idratato all'80%, significherà che abbiamo 800 grammi di acqua sul totale della farina. Ci sono altre due terminologie che spesso vengono utilizzate nell'ambito invece delle discussioni sui forni, il cielo e la platea. Il cielo è la parte alta del forno, dove generalmente c'è una grande resistenza che riscalda dall'alto il nostro prodotto, e la platea che invece è la base su cui appunto appoggia il prodotto e di solito è costituito da un fondo refrattario, quindi che può essere una pietra refrattaria, un biscotto, e che scalda il nostro prodotto dal basso verso l'alto. Un'altra delle cose che spesso mi viene chiesta è quali sono le differenze tra le varie tipologie di lievito. Principalmente abbiamo queste tipologie. Il lievito di birra, che è a tutti gli effetti un fungo appartenente alla famiglia dei Saccharomyceti. Il suo utilizzo è noto sin dall'antichità ed è stato sempre utilizzato in vari processi, da quello di panificazione alla vinificazione e alla produzione di birra. Si trova generalmente in commercio sotto forma di panetti di lievito di birra fresco compressato oppure sotto forma di granuli di lievito di birra secco. Il lievito di birra secco di solito si può conservare anche fino ad un anno. Il lievito di birra fresco mantiene le sue proprietà respiratorie e fermentative se conservato ad una temperatura compresa tra i 2 e gli 8 gradi centigradi e poi viene utilizzato ad una temperatura ambiente. La maggior parte delle cellule appartenenti a questo tipo di lievito invece muore una volta che si raggiunge una temperatura compresa tra i 40 e i 45 gradi, quindi di sicuro durante la cottura dei nostri prodotti questo lievito muore. Il lievito di birra secco si suddivide in due sottocategorie: l'active dry yeast, che è il lievito di birra attivo e si presenta in granuli parzialmente disidratati. Necessita però di essere reidratato in acqua per essere attivato con un po' di zucchero ad una temperatura di circa 35 gradi. E poi abbiamo l'instant dry yeast, che è il lievito di birra secco istantaneo, che non necessita di alcuna attivazione ma può essere inserito direttamente all'interno del nostro impasto, quindi con farina, acqua eccetera, e non necessita quindi di una riattivazione, idratazione. Un'altra categoria di lievito fondamentale è il lievito madre, anche comunemente chiamato pasta madre. È un impasto costituito da farina e acqua e di uno starter che di solito è della frutta, come ad esempio l'uva, il miele o altre sostanze zuccherine, che tramite il processo di fermentazione
dà vita alla formazione di batteri. Infatti all'interno di questo lievito abbiamo i batteri lattici, che sono quelli che durante il processo sviluppano l'acido lattico, che è in grado di mantenere i nostri prodotti più umidi più a lungo, quindi il nostro prodotto diventerà raffermo più lentamente. Ci sono poi i batteri acetici, responsabili della produzione di acido acetico, il quale rende acido il nostro impasto, riducendone quindi il pH. Questo conferisce al nostro prodotto delle caratteristiche antimuffa, quindi un prodotto, un impasto creato utilizzando il lievito madre tenderà ad ammuffire più lentamente nel tempo. Poi ci sono i lieviti saccaromiceti presenti come nel lievito di birra. Questo tipo di lievito conferisce generalmente ai nostri prodotti maggiore fragranza e maggiore arome. Di contro, però, necessita di rinfreschi periodici per alimentare i microrganismi che si trovano al suo interno. La pasta madre si suddivide in due macrocategorie. La pasta madre solida, che ha una percentuale di farina superiore alla percentuale di acqua. Generalmente si utilizzano 2 parti di farina ed 1 di acqua, ma può variare in base ai gusti. Abbiamo poi la cosiddetta pasta madre liquida, o anche chiamata licoli, che invece ha una proporzione di acqua e farina generalmente uguali tra di loro. Le sigle che sentirete spesso nominare all'interno di ricette riguardanti i lieviti sono LBF, che sta per lievito di birra fresco, quindi il nostro panetto per intenderci, LSA, che sta per lievito di birra secco attivo, LSI, che sta per lievito di birra secco istantaneo, LML, che sta per lievito madre liquido, LMS, che sta invece per lievito madre solido. Una domanda che spesso mi viene fatta è: quanto lievito secco devo usare se nella ricetta mi viene proposta una certa quantità di lievito di birra fresco o viceversa? Per fare questo c'è una semplice proporzione che potete tenere in considerazione. Allora, 1 grammo di lievito secco corrisponde a circa 3 grammi di lievito di birra fresco e corrisponde a circa 36 grammi di lievito madre solido e a circa 50 grammi di lievito madre liquido. Quindi approssimativamente possiamo utilizzare questa nostra proporzione per fare i calcoli in base al tipo di lievito che ci viene proposto in una ricetta e al tipo di lievito che invece vogliamo andare ad utilizzare. Un'altra domanda che invece mi viene chiesta spesso è: cosa significa impasto diretto e cosa significa impasto indiretto? Possiamo suddividere le tipologie di impasto in 3 macro categorie: l'impasto indiretto, il semidiretto e l'indiretto. L'impasto diretto è un impasto nel quale andiamo a miscelare tutti gli ingredienti in una volta sola e quindi poi i tempi di lievitazione dipenderanno dalla quantità di farina, dalla quantità dell'acqua, quantità del lievito, dalla temperatura, eccetera, eccetera. L'impasto semidiretto invece è un impasto in cui andiamo ad utilizzare la pasta di riporto, ovvero una porzione di impasto avanzato e già prefermentato, che viene impiegato come lievito per realizzare il nostro impasto. L'impasto indiretto invece è l'ultima nostra tipologia e prevede l'utilizzo di 2 fasi. Il preimpasto, in cui andiamo a miscelare tra di loro farina, acqua e lievito in particolari proporzioni e che inizia a fermentare a partire da un giorno prima dal giorno in cui andremo a effettuare il vero e proprio impasto. La seconda fase di questo tipo di impasto invece consiste nell'ultimare l'impasto vero e proprio aggiungendo gli ingredienti finali al preimpasto. Le tipologie di preimpasto più note sono 2, sono la biga e il pulish. La differenza tra i due sta nel fatto che la biga è un preimpasto solido e il pulish è un preimpasto liquido. Generalmente possiamo dire che la biga è utilizzata nei processi di panificazione, quindi nella produzione di pane, mentre il pulish è un preimpasto liquido che viene spesso utilizzato in prodotti come la pizza intera, la pizza alla pala, che generalmente hanno un'idratazione molto elevata e donano al prodotto finito una maggiore croccantezza. Vi starete chiedendo: ma perché utilizzare il preimpasto? Qual è il vantaggio di fare un impasto indiretto rispetto a un impasto diretto? Ok, possiamo dire che i vantaggi di utilizzare un preimpasto sono una maggiore fragranza, un gusto e un profumo più intensi nel nostro prodotto finito, un'alveolatura maggiore, ovvero tutta quella serie di buchi che vediamo all'interno del nostro impasto lievitato viene definita appunto alveolatura e sono le bolle che si generano durante la lievitazione all'interno della mollica. Una maggiore digeribilità dovuta appunto ai tempi di maturazione prolungati con i nostri preimpasti, un minore impiego di lievito sicuramente e una maggiore conservabilità rispetto agli altri metodi.
Detto questo, ci saranno sicuramente anche alcuni svantaggi. Il principale possiamo dire che è quello che ci vincola a preparare il nostro preimpasto il giorno prima al vero e proprio impasto finale. Quindi dobbiamo ricordarci sempre di metterci in opera un giorno prima. Per tutti i metodi di impasto che vi ho appena elencato, quindi diretto, semidiretto e indiretto, le tre principali variabili che vanno a influenzare il nostro processo sono temperatura di fermentazione, che determina quando il nostro impasto è pronto per essere cotto, quantità di lievito o di preimpasto utilizzati all'interno dell'impasto, che conferisce più o meno spinta di lievitazione, e la tipologia di farina utilizzata nel nostro impasto. Bene, arrivati qui possiamo passare ad un altro argomento davvero importante.